Se siete interessati a un'analisi sulla conferenza di Thiago Motta di oggi, prima di Juventus-Atalanta, beh, iscrivetevi al canale e lasciate un commento, un mi piace e continuate a supportare il canale. Voglio ringraziare tutti quelli che si stanno iscrivendo, perché è un piacere enorme. Se mi state seguendo, come avete visto, mi hanno cacciato nel basement, visto che prima cercavo di registrare in una zona un po' più con un po' più di appeal, ma giustamente moglie e figlie mi hanno cacciato. Adesso io non so nulla di videomaking, nulla di come utilizzare luci, eccetera, però mi sto attrezzando per voi e vedrete che nelle prossime settimane, se tutto va bene, questa stanzetta dovrebbe diventare un po' più accogliente e un po' più piacevole anche per gli occhi, perché alla fine, non è che possiamo stare qua a farvi vedere una stanza vuota. Allora, prima di tutto oggi ho guardato, Inter Monza, che è finita 3-2. Adesso non voglio dire che io ci stessi credendo, però, vedendo il Monza in vantaggio 2-0 e vedendo la partita, sì, il Monza ha creato poco, però, da tifoso juventino, un po' di felicità, un sorriso me l'aveva tolto. Però comunque il calcio lo guardiamo anche per questo. Il 3-2 dell'Inter, viene su gol abbastanza, autogol di Kyriakopoulos, dove comunque Turati fa un miracolo, anche se la palla entra di 2 millimetri. Quindi vittoria dell'Inter 3-2, che comunque l'Inter poi va a gestire. Comunque Turati un buonissimo portiere. Secondo me è un portiere da tenere d'occhio perché è un portiere molto giovane, di 23 anni, che secondo me avrà un futuro interessante, quantomeno da veramente da seguire. Mi sono scritto come sempre un po' di note e quindi iniziamo adesso con la conferenza stampa di Thiago Motta, anche perché adesso se siete ancora qua a guardarmi vi starete chiedendo: "Allora quand'è che iniziamo?" Iniziamo. Prima di tutto ieri vi dicevo che sarebbe stato importante a mio parere vedere, l'umore un po' di Thiago Motta e Thiago Motta alla fine è sembrato molto concentrato, ma anche molto rilassato e con una bella carica, quindi mi è piaciuto parecchio. Come sempre ci dà a inizio conferenza Motta ci dà il bollettino degli iscritti al J-Medical, che è sempre copioso, manteniamo il J-Medical occupato, e quindi sono Rui, Milik, Bremer, Cabal, Douglas Luiz, Conceição e Savona. Quindi quindi Gatti e Vega saranno disponibili. Gatti che aveva avuto quel piccolo risentimento, affaticamento muscolare, quindi era in forse, ma, con le parole di Thiago Motta è chiaro che Gatti sarà della partita come Vega. Gatti giocherà titolare? Gatti completamente recuperato? Quello non ve lo so dire, lo scopriremo solo vivendo, però quantomeno il fatto che sia disponibile è un qualcosa di veramente positivo. Lo rischierà? Vedremo domani, vedremo chi saranno i centrali. Uhm, Thiago spiega anche che comunque la settimana è stata molto positiva, la squadra è molto concentrata e che alla fine, come è chiaro che sia, per poter giocare contro una squadra come l'Atalanta, bisogna dare comunque il massimo. E aggiunge anche che più di vedere una squadra bella, vuole la vittoria. Thiago vuole vincere. Credo che dopo le prime conferenze stampa in cui i tifosi si erano un po', anche giustamente diciamo, uhm, non risentiti, ma comunque non erano molto soddisfatti dell'enfasi data alla vittoria da parte di Thiago Motta, credo che nell'ultimo periodo la sua comunicazione sia migliorata in maniera insomma, mi sembra molto chiaro che sia migliorata e la parola vittoria iniziamo a sentirla molto, ma molto più spesso, un qualcosa che per i tifosi juventini è un po' il pane quotidiano, quindi la parola vittoria deve sempre esserci, nella conferenza, quindi bravo, bravo Thiago. Come sempre Thiago sulla classifica, glissa dicendo, a mio parere anche giustamente, che l'unica cosa su quale hanno lavorato questa settimana è, la partita di domani con l'Atalanta, perché alla fine, come abbiamo detto, quella è una partita da dentro fuori, quindi non possiamo stare qua a pensare alla classifica più di tanto, bisogna vincere domani. Quindi credo che questo sia l'unico focus che ci sia in questo momento. Thiago spende anche delle bellissime parole sui Gasperini,
come sappiamo tra i 2 c'è un rapporto molto, molto buono. Gasperini ha anche aiutato Thiago in un periodo di difficoltà dove il mister ritornava da un infortunio importante al ginocchio e chiaramente aveva un po' quel blocco psicologico, era un po' impaurito dal rientrare, quindi, Gasperini continuava a chiedergli e il mister cercava sempre di dirgli: "No, entro la prossima". Gasperini lo butta dentro e Motta gioca una partita, uhm, molto buona e tutto il resto poi è storia. Quindi comunque Gasperini è una figura che Motta rispetta, si vede anche dalle parole, spese, dal nostro tecnico durante praticamente tutta l'intervista, dove aggiunge anche che Gasperini ormai è a un punto in cui non deve dimostrare più nulla a nessuno, è un allenatore fatto e finito, completamente completo, quindi insomma fa capire che c'è sempre qualcosa da imparare, anche se magari dal punto di vista del gioco, alcune cose sono chiaramente diverse, però Motta veramente rispetta molto, Gasperini. Ci sono anche parole un po' per i singoli, anche perché vengono fatte domande su Kob Miner, su Yildiz. È chiaro che Motta stravede per Kob Miners. Questo è un qualcosa che l'abbiamo capito fino dal primo giorno, e le sue parole sono di incoraggiamento e anche di fiducia, anche perché Kob Miners viene dal gol col Verona, anche se la prestazione non è stata, a mio avviso, delle più convincenti, e Motta anche ribadisce che comunque le critiche allora prima di tutto che con Miners è un giocatore fondamentale ed è un giocatore che è imprescindibile per la Juventus, ma anche ribadisce che le critiche fanno parte dello sport e come tali, devono essere accettate e prese, bisogna andare avanti come è giusto che sia. Spende anche qualche parola sul Diz, visto che comunque gli viene fatta una domanda e dice che il Diz è molto giovane, però è un giocatore che è in continua crescita e io sono abbastanza d'accordo con lui perché nonostante, avrei voluto vedere qualche gol in più da parte di Diz, dove secondo me lui crescerà e svilupperà quella cattiveria, che lo metterà in grado di segnare, qualche gol in più, però vedo una tecnica, una visione di gioco che pochi hanno e il Diz è ancora giovanissimo, non ha ancora 20 anni, e comunque dice che è un ragazzo umile e molto disponibile. E soprattutto uno che non si ferma mai, uno che ha sempre quella voglia e quella in allenamento e quindi un vero professionista. Motta oltretutto fa anche una bellissima analisi sull'Atalanta, imbeccata un po' da una domanda sempre attenta, una dei migliori giornaliste secondo me che ci sia nella sala delle conferenze, che è Fabiana Della Valle, dove dice che praticamente, la Dea è una squadra molto particolare. Sto leggendo un po' di note, non è che ve le nascondo perché c'è tanto e voglio essere abbastanza preciso, e dice che praticamente è una squadra molto, molto particolare, perché, non solo per il fatto che gioca comunque uomo contro uomo a tutto campo, ma anche per l'esperienza e le caratteristiche dei suoi giocatori. Una squadra che pressa molto, questo lo sappiamo, l'Atalanta è una squadra a tratti asfissiante col pressing alto, ma, è una squadra che è anche capace comunque durante la partita di cambiare letture e di adeguarsi in base all'avversario. Sì, secondo me l'Atalanta comunque il pressing non è che ha un gioco che è sempre uguale, Gasperini sa cambiare bene gli interpreti, eccetera, però l'Atalanta ha sempre quell'atteggiamento di aggressione abbastanza continua e asfissiante durante la partita. Uhm Poi dice anche che, è una squadra che ti mette sempre in grande difficoltà, è una squadra che, dato che pressa così tanto, tende veramente se, la squadra si fa pressare come la Juventus tende a fare spesso, la mette in difficoltà e la Juventus è stata messa spesso e volentieri in difficoltà dall'Atalanta. Uhm, e loro sono una squadra che ti fanno diventare frustrato, cioè questo continuo pressing chiaramente crea un po' di frustrazione, soprattutto se non c'è atletismo che l'Atalanta ha da vendere, e loro ti lasciano pochi spazi, continuano questa aggressione, ma ormai lo sappiamo bene. Uhm, e c'è un'altra bella domanda comunque sul fatto che, ci sia questa sensazione che la Juventus crei parecchio, ma sfrutti poco, e Thiago dice che comunque la cosa importante è arrivare lì davanti al portiere e avere queste, occasioni e creare sempre azioni pericolose e continuare a insistere anche se si sbaglia. L'importante è per il momento, beh, in generale è arrivare lì perché vuol dire che si sta costruendo qualcosa. Poi è chiaro che ci vuole bisogna anche finire il gioco meglio, però dice anche che sarà importante contro l'Atalanta anche attaccare la profondità e sarà importante
essere in grado di finalizzare meglio. Abbiamo visto i 27 tiri contro il Verona con soltanto 2 gol, è chiaro che bisogna fare meglio in avanti. Vi ho parlato anche un po' del discorso dei giocatori della Juve e di quanti siano, sullo score sheet e del fatto che comunque il primo sia Vlahovic a 9 gol e poi abbiamo Weah a 5 e Kolo Muani che è praticamente appena arrivato a 5 anche lui. Quindi insomma un qualcosa da analizzare. Poi Motta si sofferma anche sul fatto che servirà una difesa solida. La Juventus ha la migliore difesa del campionato ad oggi e ha una difesa solida. Motta chiaramente fa anche i complimenti a tutti gli altri, agli attaccanti e ai centrocampisti, perché dice che sono importanti e fondamentali anche loro per la fase difensiva e dice anche che senza gli attaccanti e senza il loro sacrificio, la difesa non sarebbe in grado comunque di essere dove è oggi, che ancora lo ripeto, la migliore del campionato. È chiaro che ad oggi, se facciamo un'analisi su quello che, bisognerà fare ad oggi, su un'analisi su quello che bisognerà fare domani, è il fatto che magari bisognerebbe chiedere un po' di consigli, lo dico scherzando, però a Simone Inzaghi, visto che l'Inter è una delle squadre che, ultimamente mette sempre non solo ultimamente, da più di qualche anno, mette sempre in difficoltà l'Atalanta e io credo che sia per il fatto che l'Atalanta soffre quando la squadra avversaria, non lascia, il controllo del gioco all'Atalanta e fa tanto movimento nella fase difensiva e movimento con i centrocampisti, perché se ci pensate i vari Bastoni, Pavard, comunque sono giocatori che questi braccetti, come si chiamano in maniera un po' così in questi giorni, in questi anni, questi sono giocatori di movimento estremo, continuano comunque a essere propositivi. Vedevo Bastoni oggi comunque è stato, abbastanza importante, quasi in un paio di gol, dell'Inter, sempre lì, e quindi quella sarà una chiave, e soprattutto con l'Inter i giocatori che fanno la differenza normalmente contro l'Atalanta sono soprattutto quei giocatori in mezzo al campo, quei Mkhitaryan, spesso anche Barella, giocatori che vanno a chiudere quello spazio che si crea in mezzo, ma soprattutto fanno tanto movimento per creare poi inserimenti. La Juventus dovrà giocare molto in verticale domani. Se vi ricordate la partita col Bruges, la partita di ritorno di, Coppa dei Campioni dove, l'Atalanta perse 3-1 anche avendo molte occasioni, però molto spesso l'Atalanta viene imbeccata da questi palloni in profondità, palloni in verticale, perché l'Atalanta tende spesso a sbilanciarsi. Visto che gioca con tutti i giocatori e uomo a uomo, molto spesso si trova con tanti giocatori in avanti e a volte può essere, messa in difficoltà giocando in verticale. Io credo che domani la Juventus debba sicuramente fare una partita, non voglio dire la partita della vita, però la Juventus deve dare tutto sul campo, anche perché avete visto oggi l'Inter alla fine sì, la porta a casa, però le partite scontate non esistono. Da qui fino a fine della stagione ogni partita sarà, una finale, deve essere una finale per la Juventus, ma sarà anche una finale per l'Atalanta. Io vedo sono molto incoraggiato. Mi è piaciuto questo pre-partita, questa scusate, questo, conferenza stampa di Thiago Motta, mi piace l'energia, credo che comunque Motta abbia le idee molto chiare su cosa fare domani contro l'Atalanta e io spero di vedere una partita dove la Juventus dà tutto e chiaramente dove la Juventus va a vincere, perché alla fine domani, che se ne dica, l'unica cosa che conta è la vittoria. Mi sembra che Motta abbia la strategia giusta, quindi non dimenticate, io ho il fuso, 9 ore, sono a Portland, eccetera. La partita me la guardo io di mattina, voi di sera, io quasi ora di pranzo. Forza Juve, ci vediamo domani dopo la partita. Un abbraccio.